furia di risparmiare su benzina e spritz sono diventato quasi un ciclista astemio, ma ho trovato i soldini per comprarmi questo oscuro oggetto del desiderio di ogni videomaker che si rispetti, che risponde al nome di DJI Osmo Pocket 3. Me l'avete chiesto, quindi adesso mi faccio una passeggiata e ve ne parlo volentieri, come sempre senza vincoli economici, perché come sapete questo canale non è monetizzato, i video sono tutti con licenza libera e non ho affiliazioni né sponsor. Ciao, è un po' che non faccio dei video, ma se mi conoscete sapete che d'inverno è difficilissimo che realizzi dei video, e questo banalmente perché vado in letargo io d'inverno, no, cioè quasi, nel senso che odio il freddo e le gite le faccio da aprile in poi. Però ho comprato questa telecamerina e quindi la sto provando. Ho fatto qualche prova e adesso faccio questo piccolissimo video in cui vi spiego un secondo come intendo usarla nei prossimi video. Ho deciso di comprarmi questo magico bastoncino fatto a telecamera perché su YouTube mi hanno convinto molto i video che facevano vedere che ha una qualità impressionante cinematografica, perché si può usare il profilo HLG, che quindi è uguale all'altra telecamera buona che ho, che è la Sony ZV-1, e perché è effettivamente comodissimo, piccolissimo, sta dappertutto ed è stabilizzato in una maniera veramente straordinaria, come potete vedere. È da un po' che lo uso. Quali sono i pregi, quali sono i difetti? Il pregio principale è di avere un rapporto maneggevolezza / qualità incredibile, cioè è piccolissimo, sta dappertutto e ha una qualità veramente cinematografica. Difetti non ne trovo, a dir la verità, sinceramente no. Sì, l'unico vero difetto è che questa macchina non ha una vera ottica e quindi non si può decidere l'apertura del diaframma, sta fisso a 2. Quindi quando ci sono delle situazioni in cui c'è molta luce, lui per ridurre la luce riduce tantissimo shutter speed, cioè il tempo in cui sta aperto l'obiettivo per scattare il fotogramma, poi si chiude. Quel tempo lì però, per ottenere delle riprese cinematografiche, deve essere sempre la metà dei fotogrammi al secondo. Tipo, se sto girando tipicamente al cinema a 24 fotogrammi al secondo, quel tempo lì, per una questione meccanica di come erano fatte le cineprese una volta, deve essere al massimo un 48esimo di secondo, cioè la metà del tempo che la cinepresa ci mette a passare da un fotogramma all'altra. Questo perché c'era una mezza ruota dentata che per metà copriva il fotogramma tirandolo su e per metà lo lasciava impressionare. Quando questa velocità è molto inferiore, si riescono a fare delle riprese non troppo luminose, però all'occhio non sembrano cinematografiche. Questo perché per avere le riprese cinematografiche ci vuole un certo motion blur, che è questo. Vedete, quando io muovo la mano, se vedete i singoli fotogrammi sono un po' sfocatini. Questo si chiama motion blur, cioè lo sfocamento di movimento. Quindi questa telecamera ha questo difetto: quando deve cercare di abbassare la luminosità di una scena troppo luminosa, fa scomparire
questo effetto molto cinematografico del motion blur, rendendo la ripresa molto simile a quella di un action cam o di un telefonino. Poi questo motion blur si può ottenere in post usando per esempio la versione a pagamento di DaVinci Resolve, però non è uguale. Per ovviare a questo problema però basta comprare dei filtri ND, che sono degli occhiali da sole sostanzialmente, magnetici, comodissimi, basta comprarne 2 variabili, essendo 2 stanno tranquillamente nel loro alloggiamento previsto proprio dalla DJI nel porta Pocket 3. Adesso per esempio ho messo un 64, è un luminoso mattino d'inverno, poi anche i controluce vengono particolarmente bene una volta colorati. Ci sono tantissime modalità con cui si può riprendere. C'è il metodo normale, c'è quello D-Log M, su YouTube vedete che usano solo quello per fare le cose professionali, e poi c'è HLG, che è quello che sto usando io adesso. Io uso HLG intanto perché ho visto che alla fine viene meglio, richiede un attimino più color correction e soprattutto è molto facilmente assimilabile al footage che ho dell'altra macchina fotografica, che è la ZV1. Vedete, viene davvero bene la ripresa al paesaggio anche mentre si cammina, però mentre si cammina vedete che fa questo effetto di andare su e giù perché non ha lo stabilizzatore sull'asse Z ovviamente. Però se io mi rendo ridicolo al mondo e provo a fare un ninja walk, vedete che è già un po' meglio. Per fare la color correction io uso DaVinci Resolve versione a pagamento, lo so, purtroppo non è open source e comunque gira su Linux, quindi sono già contento così. Prima di tutto creo un progetto con gestione del colore normale, uso uno spazio colore proprietario di DaVinci Resolve, che è uno spazio colore enorme, si chiama DaVinci White Gamut Intermediate, e poi esporto tutto in Rec 709, che è lo standard dei monitor e delle TV, con gamma 2,4, quindi più adatto ai televisori che ai monitor. Però c'è anche da dire che i monitor oggi hanno tutti ormai gamma 2.4, solo vecchi monitor, quindi conviene restare su 2.4, poi se buttate su YouTube molto meglio 2.4. Poi per ognuno di questi faccio un nodo in ingresso e un nodo in uscita. Nel nodo in ingresso gli dico di prendere lo spazio colore di questa telecamera e di trasformarlo nello spazio colore di DaVinci, che è più grande. Dentro gli faccio tutta la color correction e in fondo gli dico di prendere lo spazio colore di DaVinci e di trasformarlo in quello che abbiamo deciso prima come uscita, cioè Rec 709 gamma 2.4. Alla fine basta andare a giocare un attimo sull'esposizione, un po' di contrasto e anche un po' di saturazione in HDR e va benone così. Attenzione, stanno per uccidermi qua. Adesso andiamo un po' sotto i portici, così vediamo come viene qua sotto. Un altro difetto, se devo dire, ecco, rispetto alla Sony ZV1, quando si utilizza uno spazio colore che non è quello del monitor, nella Sony c'è una roba che ti fa vedere nel display più o meno come verrà con la color correction. Invece qua sulla Osmo viene proprio tutto sbiadito, lo spazio colore è sbagliato, quindi poi solo in post avrò la possibilità di capire come vengono fuori i colori e il contrasto di questo filmatino. Allora, prima avevo l'obiettivo sporco, adesso l'ho pulito, infatti mi porto sempre con me un Dyno. Poi il bello è che adesso se io premo 3 volte il joystickino, lui si gira e inquadra me. Poi tra l'altro ho il face tracking abilitato, quindi lui mi vede subito e se io mi sposto vedete che mi segue. Adesso vi faccio vedere un attimo la differenza tra i vari tipi di colore. Per far ciò, oltre alla sua copertura, vedete che qua ci sta l'alloggiamento per i 2 filtri ND, ce n'è solo uno, l'altro è montato sulla telecamera. Io poi mi porto con me sempre anche lo stick della 360
e una base più ampia. Allora, questo è il profilo HLG con un minimo di color correction perché viene fuori troppo sparato. Questo invece è il famigerato Dilogemme, non lo uso per vari motivi, tra cui tra l'altro che non esiste un traduttore di spazio colore dentro a DaVinci per questo tipo di log, che tra l'altro non è un vero log perché ho visto che in realtà è un 709 normale, quindi ha meno colori, ha meno sfumature, meno dinamica dell'HLG. E questo è il profilo normale, eccolo qua. Ecco, adesso per tenere un attimo più lontana l'inquadratura sto usando un selfie stick per allontanarlo leggermente, anzi adesso lo allungo. Ecco, così posso tenere il braccio molto più comodo e lui mi segue. Bene, quindi nei miei prossimi video io userò anche la Osmo oltre alla Sony ZV-1 che poi va ancora benissimo per le inquadrature ferme. Quindi io mi porterei via semplicemente sempre la Osmo, talvolta anche la Sony ZV-1 quando so che posso mettere il cavalletto quando ho tempo, e talvolta anche la X3 se ho bisogno di un action cam per portarle in acqua dentro la macchina che riprende sia fuori che dentro contemporaneamente, per usarla col bastone di 3 metri, insomma quelle inquadrature solite che avete visto già nei miei video. Un'altra cosa che uso tantissimo è FPS 50, cioè 50 fotogrammi al secondo invece di 25. Questo video è a 25 fotogrammi al secondo, no? Perché è molto vicino ai 24 fotogrammi al secondo del cinema, non si nota la differenza. Meglio 25 che 24 perché se poi si va in interni è possibile vedere sfarfallare la luce, perché in Europa la luce elettrica va a 50 Hz che è un multiplo di 25 e non di 24, e quindi insomma si usa 25, però io riprendo a 50 quando ho spazio sulla SD card e quando ho molta pila, perché consuma il doppio in entrambi i casi. E questo però mi permette, quando voglio, di rallentare. Vedete, adesso proviamo a fare qualcosa un po' in movimento così. Ecco, vedete, ho appena messo tutto a rallentatore. Il trucco è tenere lo shutter speed, che è appunto il tempo in cui l'obiettivo sta aperto per impressionare, diremmo noi Gen X, la pellicola, ma è il sensore, tenerlo comunque a un cinquantesimo, cioè non utilizzare quella regola che vi ho detto prima del doppio. Questo perché gran parte del girato lo terremo a 25 fotogrammi al secondo, poi il programma automaticamente prende un fotogramma sì, uno no, così riporta tutto a 25, lo shutter è a un cinquantesimo e quindi l'effetto è cinematografico come lo volevo. Poi però tutto quello che ho girato posso rallentarlo quando voglio in post senza deciderlo prima, senza fare apposta una ripresa in slow-mo. Bene, dalle mura di Ferrara è tutto. Vedrete qualche video con la piccola DJI Osmo Pocket 3. Guardate il mio sito, ci sono scritte tutte queste cose, www.stefanodroghetti.it. Questo video non è sponsorizzato da DJI, il canale non è neanche monetizzato. Poi mi raccomando, se volete fare qualche piccolissima donazione anche simbolica, sul mio sito trovate tutti i link per farlo. www.stefanodroghetti.it. Ciao, alla prossima.